Oggi qui sul canale vi voglio parlare di due prodotti veramente molto interessanti. Sono entrambi di casa Sirui. Il primo è una luce LED da ben 150 watt di dimensioni veramente microscopiche. Il secondo è uno stativo completamente in carbonio costruito veramente da Dio e addirittura ammortizzato ad aria. Se vi interessa l'argomento mettetevi comodi e ve ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Durante le vacanze estive mi ha scritto Sirui per avere una recensione appunto di questi due nuovi prodotti, anzi in realtà lo stativo è già uscito da un bel po', mentre la luce è stata presentata da veramente pochissimi giorni. Partiamo quindi da quest'ultima, stiamo parlando della C150X Combo, che come potete capire dal nome è una luce LED appunto da ben 150 watt. Ma andiamo a vederla un po' più nello specifico. All'interno della scatola infatti abbiamo il suo alimentatore, come vedete bello grande, non troppo pesante, però vi ricordo che la luce è da 150 watt quindi ci sta. Una classica mini parabola con attacco proprietario, un mini treppiedi per poter posizionare la luce dove vogliamo, tutto questo sistema per poter andare ad ancorare la lock a un normale stativo. Abbiamo anche in dotazione il cavo da D-Tap a DC-in ed infine nella confezione combo abbiamo lui che non è altro che un adattatore da attacco proprietario Sirui a Bowens. Qui vediamo che possiamo anche andare ad inserire un normalissimo ombrello e la cosa che mi piace tanto, anzi tantissimo di questo adattatore è che qui all'interno non abbiamo quelle semiparabole che ci danno praticamente tutti. Quindi la luce che uscirà da questo accessorio andrà ad investire tutto il nostro softbox e non, come succede praticamente in tutti gli altri modelli, essendoci una piccola parabola, va molto concentrata e la luce non riesce a riempire il softbox stesso. Quindi qui hanno fatto già una piccola genialata. E poi chiaramente arriviamo a lei. Questa è la luce di cui vi voglio parlare oggi, C150X. Come vedete molto piccola, entra in un palmo di mano, ve lo faccio vedere così. È anche molto leggera, siamo intorno ai 400 massimo 500 grammi, perché è costruita praticamente tutta in plastica. Una buona plastica che rende questa luce estremamente piccola, estremamente leggera, ma più che altro estremamente portatile. Qui dietro abbiamo una bella ventola per raffreddamento della luce stessa, display che vi faccio vedere dopo e le classiche due manopole, una per l'intensità luminosa e una per i gradi Kelvin. All'interno di questa luce abbiamo anche il Bluetooth, quindi possiamo andarla a comandare dall'applicazione della Sirui e abbiamo anche un bel po' di effetti. Qui abbiamo una vite da 1/4, ma in questo momento vedete questo accessorio di cui vi parlerò fra un secondo, e da questa parte abbiamo il classico gommino per poterla andare ad alimentare. E questa luce possiamo andarla ad alimentare in vari modi. Il primo chiaramente è tramite l'alimentatore che vi danno in confezione, la potete poi alimentare tramite un power bank PD e la potete andare ad alimentare appunto tramite l'EV-Lock. Parlo però subito di alimentazione, ho fatto delle prove e con l'alimentatore suo nessun problema, va al massimo della sua potenza, quindi al 100%. Con l'EV-Lock, e ragazzi ne ho tante e credo di avere tra le più potenti che ci sono in questo momento in commercio, non riuscite ad andare oltre al 50%, quindi se siete in esterna e la volete alimentare con una EV-Lock, lei al massimo vi darà il 50% di potenza. Se andate ad alimentarla invece tramite una porta Type-C PD, la mia, quella che ho provato io, è da 140 watt, quindi dovrebbe alimentarla quasi al massimo, lei riesce ad alimentarsi fino al 60%. Quindi secondo le mie prove, se siamo in esterna e vogliamo utilizzarla in esterna, farà praticamente la metà più o meno della luce che può fare. Quindi in esterna la potrete utilizzare praticamente come un normalissimo faretto da 60 watt a massima potenza, fa praticamente la stessa luce. Quando andiamo invece ad alimentarla col suo alimentatore, lei arriva chiaramente al 100% e lì sprigiona tutti i 150 watt di potenza. Sempre in confezione vi danno anche questo, che non è nient'altro che un aggancio rapido per poter andare a mettere la nostra luce sullo stativo. È una specie di aggancio rapido che si vedono di solito per quanto riguardano le action cam, ok? È la stessa roba. Questo accessorio qui sotto ha una vite da 1/4, quindi possiamo metterlo sullo stativo.
tramite questa vite lo possiamo andare ad inclinare, ma se lo vogliamo togliere lo facciamo in maniera semplicissima. Con la confezione abbiamo finito. Opzionale abbiamo anche lui, che non è nient'altro che un softbox dedicato da 40 cm. Dico dedicato perché chiaramente l'attacco proprietario è quello Sirui. In confezione troviamo la classica tendina e il softbox ha un aggancio rapido, quindi noi possiamo aprirlo e chiuderlo realmente in un secondo. Altra cosa che sto notando proprio in questo momento è che questa parte qui è tutta in plastica ed è quello dell'attacco proprietario, che secondo me ad occhio è standard Bowens, quindi noi tramite queste viti possiamo andare a toglierlo e per poi andare ad utilizzare un classico attacco Bowens. Una volta messo il suo connettore, qui sopra abbiamo il tasto per poterla accendere, quindi la andiamo ad accendere insieme, vediamo la scritta Sirui e lei si accende in un lampo. Anche questa non è una cosa scontata, ho visto moltissime luci accendersi dopo parecchi secondi, specialmente quelle della Zhiyun. Comunque lei in questo momento è accesa ed è all'1%. 1% che, come vedete, già così si fa notare. Se andiamo ad utilizzarla al 100% vedrete che la scena risulterà chiaramente completamente sovraesposta e io non ci vedrò più. Come vedete la luce è veramente molto potente, e questo perché 150 watt LED sono veramente tanti, e come vedete lì dietro questa luce è talmente potente che riesce completamente ad ammazzare tutte le luci che normalmente sono appunto dietro di me. In questo momento è al massimo, la ventola è al massimo e vi dico la verità, non fa tanto rumore, non è da prima della classe, ma adesso ve la metto vicino al microfono così decidete voi se fa a caso vostro o meno. Secondo me è super utilizzabile, non dovreste avere nessun problema per quanto riguarda la parte video. Siamo in un periodo storico in cui praticamente tutti i giorni escono luci LED, tutti i brand fanno luci LED e Sirui non è da meno, però credo che abbia creato la luce più piccola e con più potenza che ci sia in questo momento in commercio. Tanto per farvi capire quanto stanno andando avanti nella miniaturizzazione di queste luci, qualche mese fa sono andato a Milano, parliamo di 5 mesi fa, 6 forse, sono andato a Milano, ho affittato un appartamento e ho scattato molte ragazze una dietro l'altra in questo appartamento. C'è il video su YouTube e proprio in quel video vi dicevo, anziché portarmi un classico 60 watt, ho preferito portarmi un 130 watt che mi dava maggiore potenza, anche se chiaramente le dimensioni erano grosse. Però dovendo stare dentro casa e avendo la presa di corrente non sarebbe stato un grosso problema. Ecco, in quella situazione io ho portato questo, che aveva delle dimensioni assolutamente normali per il momento, quindi parliamo, vi ripeto, di qualche mese fa. Calcolate che questo ha 130 watt, mentre questo ne ha 150. Capite bene che avere una luce del genere nel vostro zaino vi aiuterà immensamente. Prima di tutto perché non avrete problemi nel portarvela dietro, non avrete problemi di schiena perché pesa niente. Seconda cosa, è ipercompatta, quindi se ve ne volete portare una, due o tre di queste, veramente zero problemi. Per quanto riguarda le caratteristiche un po' più tecniche, abbiamo la temperatura colore modificabile da 2008 a 6005, quindi assolutamente zero problemi per matchare la luce ambiente con la luce sul soggetto. CRI e TLC 95-98, quindi fedeltà dei colori assoluta. E ragazzi, come vi dicevo prima, possiamo andare a modificare i vari parametri della luce sia dal menu grazie alle due manopole, sia grazie all'applicazione di Sirui che ho provato e funziona decisamente bene. Ma veniamo ai prezzi, anche perché Sirui ha messo un prezzo veramente molto basso per un prodotto di questo tipo. Infatti lei costa sui 200-230 euro. C'è la versione semplice luce e caricabatterie, c'è la versione appunto combo che comprende tutto quello che avete visto, e poi separato c'è anche il suo softbox dedicato. La confezione che mi piace di più è la combo, chiaramente, così avete già questo che vi permette di andarlo ad utilizzare con un normalissimo softbox Bowens. Tra l'altro qui sul canale ci sono una serie di softbox Bowens economici molto buoni di Itarion
andate a darci un'occhiata. Ma cosa ne penso? In definitiva, ragazzi, prodotto veramente super consigliato. L'ho utilizzato durante due set professionali, quindi non ho immagini da farvi vedere, gli stessi di cui vi ho parlato nel video precedente. L'ho tenuta accesa per tantissime ore qui a casa per vedere cosa potesse succedere. Lei non si surriscalda, funziona alla perfezione, prodotto veramente super consigliato, qualità-prezzo credo che sia una delle migliori luci in questo momento in commercio, e lei diventa sicuramente una luce che porterò sempre dietro quando devo fare qualcosa dentro case, ristoranti eccetera eccetera. Anziché andarmi a portare una luce enorme o portare delle luci molto piccole ma solo da 60 watt, se so che posso utilizzare la corrente elettrica, lei sarà sicuramente la mia scelta ideale. Ma veniamo al secondo prodotto di oggi, che è qui dentro, sempre chiaramente della Sirui, ed è uno stativo fotografico che mi piace veramente moltissimo. Partiamo come al solito dalla busta, ragazzi. Non è una busta di qualità, una borsina, insomma una busta, chiamatela come vi pare, non è una roba di qualità, è una classica borsina di plastica, e questo un po' mi dispiace perché lo stativo è uno stativo premium e anche un prezzo premium. Comunque continuiamo. All'interno c'è lui che, come vi ho detto all'inizio, è completamente in carbonio ed è costruito veramente da Dio. Credo che sia il migliore stativo che io abbia mai provato in carbonio. Abbiamo il classico meccanismo per poter posizionare il nostro stativo a terra, e da questa parte abbiamo una bella vite che quando serrata non fa muovere lo stativo ma neanche di 1 centimetro, ve lo assicuro. Può tenere fino a 10 kg di peso, quindi capite bene che è uno stativo in carbonio ultra leggero ma molto molto professionale, e pesa soltanto 1,2 kg. Ecco, non pesa veramente niente per il prodotto che è. Da chiuso non è piccolissimo, è 86 cm, quindi assolutamente uno stativo perfetto per la vita di tutti i giorni, quando siamo in macchina eccetera eccetera, un po' meno quando bisogna viaggiare perché è molto alto, e se lo volete mettere attaccato a uno zaino sporgerà di tanto, se lo volete mettere dentro una valigia, a meno che non abbiate una valigia enorme, non entra. Nella vita di tutti i giorni, come dicevo, invece lui è veramente perfetto perché è 86, ma una volta alzato può arrivare fino a 2,80 m, e 2,80 m sono veramente tanti. Per poter alzare le due sezioni abbiamo un meccanismo a clip molto molto interessante, ci metterete un secondo per poterlo alzare. Ma la cosa che mi ha fatto veramente innamorare di questo stativo è il fatto che è ammortizzato ad aria, e anche qui ha il sistema di ammortizzazione ad aria migliore che io abbia mai provato. Ho montato infatti qui sopra una D300 che vi ricordo pesare 1,5 kg, se vado a smollare come vedete va giù in maniera molto molto lenta, e quindi non ci sarà la possibilità di farvi male alle mani. A me succede spesso che in una mano ho la macchina fotografica e con una sola mano devo magari svitare e abbassare o alzare lo stativo. Per quanto riguarda l'alzare nessun problema, ma quando lo devo abbassare alcune volte mi faccio male alle mani. Ecco, così questa cosa non succede. Adesso si è addirittura fermato, ma in realtà va giù. Questo stativo si chiama DK28 e non 18, mi raccomando. Il 18 è più o meno molto simile a lui, ma arriva massimo a 1,60 m e per quanto mi riguarda è veramente troppo basso. Nelle specifiche tecniche vedrete che c'è scritto 1,80 m, ma se lo mettete a 1,80 m è instabile. Per renderlo stabile dovete utilizzarlo 1,60 m e per quanto mi riguarda per fare i ritratti non va bene. DK28 invece è veramente perfetto, come vi dicevo arriva a 2,80 m, quindi nessun problema di altezza, anche se la modella è molto alta, anche se la modella deve andare magari su delle scale, si deve arrampicare da qualche parte, nessun problema. Prezzo dello stativo 150 €, in linea più o meno con gli altri stativi che ho provato. L'ammortizzazione d'aria funziona veramente benissimo, i materiali utilizzati sono veramente al top. Giunti a questo momento del video penso di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda specifica mi raccomando fatemela qui sotto nei commenti, leggo tutto e vi rispondo al volo. Sempre qui sotto ma in descrizione vi lascio i link per poter andare a vedere questi prodotti ed eventualmente acquistarli. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!